Buongiorno e benvenuti nella veranda del piccolo giardino di Monfestino. Oggi parleremo dell'importanza del drenaggio e di un materiale, la perlite, fondamentale. Siamo all'interno perché ha cominciato a piovere, una giornata molto ventosa e preannuncia la fine dell'estate. Quando si innaffiano le piante è fondamentale che vengano bagnate le radici molto bene, fino in fondo, sia che la pianta sia in vaso, sia che la pianta sia a terra. Un'accortezza però fondamentale è che l'acqua defluisca, esca, non rimanga a contatto con le radici, magari in sottovasi o comunque troppo a lungo per formare marciumi radicali. I marciumi radicali portano a malattie fungine, agenti patogeni di vario genere che possono minare la salute della pianta, fino ad ucciderla addirittura. Quindi la pianta ha bisogno di ossigeno, le radici hanno bisogno di ossigeno e i materiali drenanti come la perlite, come può essere la ghiaia, la vermicolite, questo glielo consentono. Quindi per avere piante sane è necessaria la giusta quantità di ossigeno e di acqua. Andiamo a vedere che cos'è questo materiale drenante, quello che usiamo noi, molto importante, che è la perlite. La perlite si trova di solito in sacchetti molto piccoli, come questo. È un inerte di origine vulcanica, leggerissimo, fondamentale per l'ossigenazione delle radici. La perlite è un materiale granulare, leggerissimo, sterile, poroso, non altera chimicamente la struttura del terreno, perché non è né acido né alcalino. Essendo poroso, tra i suoi vantaggi negli usi in giardino è che facilita l'assorbimento e il lento rilascio dell'acqua delle innaffiature, migliorando appunto nettamente il drenaggio. Facilita anche l'ossigenazione del terreno, tant'è che si usa per le talee, si usa anche solo perlite per certe talee, o se no una percentuale di 50% di terriccio torboso e 50% di perlite. Uno dei vantaggi dell'uso della perlite nei vasi è che li rende molto leggeri, oltre a facilitarne il drenaggio. Quando parliamo di drenaggio intendiamo questo piccolo esempio. L'acqua deve essere rilasciata e non rimanere nelle radici. In fondo a tutti i miei vasi c'è anche uno strato di 2 cm di argilla espansa che facilita il drenaggio. Così le radici rimangono umide, ma l'acqua in eccesso non si ferma nei sottovasi, come vedete drena, esce, viene rilasciata per la salute delle nostre piante. Tutte queste piante che vedete fiorite a terra, questa è un'idrangea paniculata, questa è una Tricirti sirta, un'orchidea un po' abbattuta dal vento e dalle piogge, ma sta per fiorire. La rosa del mio papà. Sono tutte piantate a terra con un 70% di terriccio e 30% di perlite. E ricordate, qualunque giorno sia, rendetelo bello.